Salve a tutti crashari e benvenuti in questo nuovo video. Io, come sempre, sono Daniku94 del Crash Bandicoot Zone. Prima di iniziare, se non l'avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al canale e a spuntare la campanellina. Se invece l'avete fatto o non avete intenzione di farlo, proseguite con il video. Visto che al momento siamo davvero a bocca asciutta riguardo informazioni su Crash Team Rumble, è normale che la fanbase vada un po' qua e un po' là a speculare. Tra i vari topic dello Zone e le discussioni che si fanno su Telegram del Crash Bandicoot Zone ce n'è a bizzeffe, ma fortunatamente anche gli sviluppatori o ex sviluppatori di Crash Bandicoot ci mettono del loro per farci parlare. Quest'oggi è il caso di Nicholas Cole, character artist di Spyro Reignited Trilogy, Crash Bandicoot 4 e anche Crash Team Rumble. Nonostante infatti Nicholas Cole abbia concluso il suo percorso con Toys for Bob, visto che il suo contratto è scaduto e non è stato rinnovato e no, non è stato licenziato, ha in ogni caso partecipato alla realizzazione di vari personaggi ed altro riguardanti Crash Team Rumble e chissà magari anche futuri giochi. Dicevo, proprio Nicholas Cole il 10 marzo 2023 ha pubblicato un'immagine, un collage di vari suoi disegni rappresentanti personaggi femminili. Chiaramente è un collage fatto per ricordare la giornata internazionale della donna, seppur fatto 2 giorni dopo. Tolte infatti le draghesse realizzate da Nicholas Cole come un what if per eventuali draghi donna da liberare in Spyro 1 Reignited, tutti gli altri disegni provengono da progetti a cui Nicholas Cole ha partecipato, da Spyro Reignited Trilogy a Crash Bandicoot 4 fino ad altri progetti come A Christmas Carol di Netflix e moltissimi altri che potete trovare sul suo portfolio presente nel sito ufficiale di Nicholas Cole. Tra di questi però abbiamo subito notato qualcosa noi fan di Crash, non è vero? C'è una Nina Cortex ed una Madame Amberly. Ora sappiamo bene che molto probabilmente Nina Cortex farà parte del roster di personaggi giocabili in Crash Team Rumble. Questo perché l'unica apparizione di Nina Cortex in Crash 4 ce l'abbiamo proprio in un disegno che rappresenta Crash Team Rumble. Abbiamo Catbat, abbiamo Coco che vince in un gioco competitivo multiplayer contro Nina e per di più io sono fermamente convinto della sua presenza e quindi questo può bastare. Ma Madame Amberly? Per di più, quello che è interessante nella concept art di Nina Cortex è che ha lo stesso stile grafico di coloring di quello di Tauna, presente anche qui, in questa immagine. Credo infatti che questo pezzo della concept di Nina faccia parte della concept art più grande in cui si vede Nina a figura intera e sulla sua sinistra o sulla sua destra sono presenti varie espressioni del personaggio come felice, arrabbiata, spaventata. Questo per dare delle linee guida agli animatori e ai modellatori 3D di Toys for Bob. La cosa che più adoro di questo design di Nina Cortex è il fatto che abbia un choker al collo, completamente punk ed è assurdo che nessuno ci abbia mai pensato nei giochi precedenti. Ben fatto Nicholas, ben fatto. E ci siamo tolti Nina, ma Madame Amberly? Perché è lì? Non appare in Crash 4, neanche come cameo. Che possa essere presente in Crash Team Rumble? Ed in che modo? Ora, io non credo che Madame Amberly non possa apparire in Crash Team Rumble, anzi me lo auguro in qualche modo. Però non è soltanto la sua presenza a farmi pensare ad un qualcosa di più. Se notiamo bene, in questo collage di personaggi, ci sono 3 studentesse. Una di queste è un mutante, chiaramente, perché ha i capelli raccolti, ma al tempo stesso sembrano una medusa. Le altre 2 invece sono dei cyborg. Tutte e 3 però hanno in comune la loro divisa, una camicia bianca, una cravatta di colore rosso con sopra un maglioncino smanicato grigio scuro o nero. Vi ricorda qualcosa? A maggior ragione tutte e 3 hanno uno stemma su questa divisa e in uno dei 2 cyborg è possibile vedere delle lettere in questo stemma. E quali sono queste lettere? E la lettera A e la lettera E. A ed è di Academy of Evil, Accademia del Male. Che possano davvero essere presenti questi studenti dell'Accademia del Male in Crash Team Rumble
Non lo so, mi sembra un po' troppo per Crash Team Rumble, visto che è un gioco che ha dalla sua un pesante riutilizzo di assets presenti in Crash Bandicoot 4. Ciò non toglie che magari Madame Amberly potrebbe essere un boss di Crash Team Rumble e queste studentesse i suoi sgherri, che magari danno fastidio al giocatore. Ma sapete, mi piace andare oltre, mi piace fare illazioni, che magari prima o poi ci piglio pure, non si sa mai. Mi sembra strano, oltre che inutile, sprecare un qualcosa come l'Accademia del Male per un gioco spin-off secondario. È anche normale, in un iter progettuale di uno studio di sviluppo, realizzare diverse concept art per poi venire utilizzate in progetti futuri. Diverse concept art, ad esempio, di Crash Team Racing Nitro Fueled, strano a dirsi, sono state poi utilizzate come riferimento per alcune cose come gli ambienti di Crash Bandicoot 4 It's About Time. Al tempo stesso è anche possibile che Nicolas Cole e altri artisti, prima di lasciare lo studio di Toys for Bob perché non è stato rinnovato il contratto e non per licenziamenti, ricordiamolo ancora una volta, possano aver disegnato qualcosa per un progetto che era nelle prime fasi di pre-produzione ai tempi del rilascio o dell'immediato rilascio di Crash Bandicoot 4. Sì, sto parlando di un ipotetico Crash Bandicoot 5. Nonostante adesso uno dei disegnatori principali di Toys for Bob sia il disegnatore principale della serie di Sly, non mi stupirebbe se Toys for Bob adattasse lo stile di Nicolas Cole e di altri artisti e continuasse su quella strada, per poi rendere personaggi non ancora visti in Crash Bandicoot 4 e Crash Team Rumble in uno stile molto simile a quello adottato nel titolo di Crash Bandicoot uscito nel 2020. Ovviamente sto parlando di teorie bislacche, si vola proprio in alto, quindi cercate di abbassare le aspettative perché non voglio creare hype su un qualcosa di incerto. Però sarebbe ironico pensare come un Crash 5 si affacci ancora una volta ad un ambiente come l'Accademia del Male. Sapete, no? Crash to Insanity si chiama Crash Bandicoot 5 in Giappone e anche non contando la numerazione giapponese, Crash to Insanity è effettivamente il quinto capitolo principale della serie di Crash Bandicoot. Quindi non so, ha una strana ironia tutto questo. Poi chissà, magari questo Crash Bandicoot 5 potrebbe essere un reimagining di Crash to Insanity, ma qui stiamo proprio volando altissimo, quasi nello spazio. In ogni caso, per me è palese che queste tre ragazze siano studentesse dell'Accademia del Male. Cavolo, lo stemma lo dimostra pure. Bisognerà vedere a che progetto appartengano. Questa Madame Amberly e le sue studentesse appartengono a Crash Team Rumble o ad un progetto futuro? O magari ad un progetto cancellato? In ogni caso, penso che quella di Nina sia una concept art per Crash Team Rumble, che magari poi verrà riutilizzata anche per progetti futuri. Chissà. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate riguardo questi personaggi e queste concept art qui sotto nei commenti. Come sempre potete trovare me e tutti gli altri del Crash Bandicoot Zone nei link che state vedendo qui sotto in sovraimpressione. Abbiamo il forum ufficiale, il sito contenitore di notizie, una enciclopedia quotidianamente aggiornata sulla serie di Crash Bandicoot. Abbiamo la pagina Facebook, la pagina Instagram, la pagina Twitter, TikTok. Abbiamo anche un canale Telegram. Avete soltanto l'imbarazzo della scelta. Detto questo, noi ci vediamo ad un prossimo video, Crashari. Statemi bene e come sempre, viva Crash Bandicoot! Voglio un ritorno di Nina Cortex.